un luogo dove il deserto incontra il mare, dove le montagne si tingono d'oro al tramonto e i forti raccontano storie antiche tra i profumi delle spezie. Un viaggio fuori dal tempo, tra città bianchissime, oasi nascoste e strade che sembrano disegnate dalla natura. In questo racconto di viaggio attraverseremo il nord del paese. Dalla capitale Muscat andremo a Nizwa, poi andremo nelle montagne più alte dell'Oman, ci spingeremo fino al deserto, guideremo sulle dune di sabbia, le saliremo a piedi, poi ci sposteremo verso il mare e da lì risaliremo la costa fino a Sur. Da lì, con un lungo viaggio in macchina, arriveremo al vero nord del paese, a Soar, solo a 2 ore di distanza da Dubai, ma è un luogo completamente differente. E da lì poi riscenderemo nuovamente alla capitale, a Muscat. Ma faremo anche tantissime tappe. Vedremo i forti, vedremo i castelli dell'Oman, vedremo le città, il mercato delle capre, vedremo il deserto, le oasi, bellissime oasi sparse un po' ovunque, dove si possono fare degli splendidi bagni rilassanti. E anche conosceremo un po' di storia di questo magnifico paese. Mascat, la capitale del sultanato, si distende tra il mare Arabico e le montagne dell'Ajar. È una città ordinata, sobria, senza i grattacieli che caratterizzano altre capitali del Golfo. Le costruzioni sono basse qui, bianche, armonizzate con il paesaggio. Nel quartiere di Matra, uno dei più antichi, si trova il souk, un mercato coperto dove si vendono spezie, incenso, stoffe e gioielli d'argento. I vicoli sono stretti, il profumo forte e persistente, la luce filtrata da lanterne colorate o da meno poetiche luci al neon. Poco fuori, lungo la corniche, il mare si apre placido sul porto e non lontano si intravede il palazzo cerimoniale del sultano, incorniciato dai forti portoghesi Al-Jalali e Al-Mirani. Uno dei luoghi più simbolici della città è la grande moschea del sultano Qaboos. Completata nel 2001, è un'opera maestosa, capace di ospitare fino a 20.000 fedeli. All'interno un lampadario in cristallo di oltre 8 tonnellate e un tappeto persiano tessuto a mano tra i più grandi del mondo. È un luogo di silenzio, ordine e bellezza. Per comprendere l'Oman di oggi, è importante sapere che per gran parte della sua storia moderna il paese è rimasto volontariamente isolato dal mondo esterno. Fino agli anni 70 del secolo scorso, sotto il regno del sultano Said bin Taimur, l'Oman aveva poche scuole, nessuna stampa, infrastrutture minime, pochissime strade asfaltate e l'ingresso agli stranieri era fortemente limitato. L'Oman è rimasto sostanzialmente isolato dal resto del mondo moderno per gran parte del XX secolo. Era un paese chiuso, conservatore, in cui la vita scorreva lentamente, come una volta, ancora ancorata a ritmi tribali e rurali. Questo lungo isolamento ha però preservato intatti molti aspetti della cultura, delle architetture e delle tradizioni omanite. La svolta è arrivata nel 1970, con l'ascesa al potere dell'amatissimo sultano Qaboos bin Said, che ha avviato una modernizzazione graduale ma profonda, senza mai rompere con il passato. Oggi l'Oman è uno dei paesi più stabili e rispettati della regione, con una propria via allo sviluppo,
discreta, silenziosa, coerente con la propria identità. Molto di ciò che l'Oman è oggi si deve proprio al sultano Qaboos bin Said, che ha trasformato un paese chiuso e isolato in una nazione moderna e stabile, investendo in infrastrutture, sanità, strade, istruzione e cultura. Amato dal popolo, rispettato all'estero, Qaboos ha lasciato un'impronta indelebile nella storia recente dell'Oman. Dopo Mascat ci spostiamo a Nizwa. Lasciamo quindi la capitale e ci dirigiamo verso l'interno del paese. Nizwa era l'antica capitale, un centro religioso e culturale del paese. Il suo forte, costruito nel XVII secolo, domina la città con la sua torre. Accanto al forte si estende il souk, molto più bello in verità di quello di Mascat. Qui si vendono datteri, spezie, ceramiche tradizionali e i celebri khanjar, cioè i pugnali ricurvi, simbolo dell'identità omanita. Il venerdì mattina il mercato si anima con la tradizionale asta delle capre. Allevatori e acquirenti si riuniscono in cerchio. È uno spettacolo vivo, antico, che si ripete identico da generazioni. Viene effettuato la mattina presto per evitare il gran caldo dell'Oman. Non si tratta di un'attrazione turistica, è un vero mercato degli animali. Nei dintorni di Nizwa si trovano due dei siti storici più importanti del paese: il forte di Bala, patrimonio dell'umanità UNESCO, è una cittadella di fango e pietra cinta da mura lunghe più di 10 km, un capolavoro di architettura difensiva islamica. Poco distante ecco il castello di Jabrin, che offre una visione diversa, non solo difesa, ma anche eleganza. Decorazioni, iscrizioni coraniche e stanze segrete testimoniano un passato colto e raffinato.
Non lontano da qui, alcuni villaggi antichi conservano architetture in fango crudo vecchie di 4 secoli. A Misfat, le terrazze coltivate a mano e il sistema di irrigazione tradizionale, il falai, mostrano un rapporto con la natura paziente, sostenibile, millenario. Lasciamo ora i villaggi e saliamo verso le montagne. La strada si fa tortuosa, sterrata. È meglio avere una macchina adeguata. Il paesaggio cambia. Si arriva a Jabal Shams, la montagna del sole, così chiamata perché è il primo punto ad illuminarsi al mattino. È la vetta più alta dell'Oman, supera i 3000 metri. Da qui si apre uno degli spettacoli naturali più impressionanti del paese, il Grand Canyon dell'Oman, una gola vertiginosa scavata nei secoli. Il Balcony Walk, un sentiero a strapiombo sulla roccia, conduce al villaggio abbandonato di As-Sab. È un luogo estremo, sospeso, dove il tempo pare essersi fermato. Scendiamo dalle montagne e proseguiamo verso sud. Andiamo verso il deserto. Verso le Waiba Sands, un deserto di dune dorate abitate da famiglie beduine che mantengono uno stile di vita tradizionale. Attraversare le dune in fuoristrada è emozionante. Salite ripide, discese morbide, la macchina sbanda, si riprende, i panorami cambiano, anche la luce lo fa. Tutto sembra perdersi nel vento. Il tramonto colora tutto di rosso. La sera si cena intorno al fuoco e si dorme sotto le stelle. La notte nel deserto è silenzio puro. Le albe, al mattino, sono ancora più splendide. E in quel silenzio si sente qualcosa di profondo, difficile da spiegare. Dopo il deserto torniamo sulla costa e ci dirigiamo verso Al-Ashqara,
Una cittadina semplice, battuta dal vento, affacciata sull'oceano. Le sue spiagge sono ampie, frequentate da pescatori e appassionati di kitesurf. Le reti da pesca stese ad asciugare, le barche tirate a secco, i mercatini di pesce al mattino. Qui la vita segue il ritmo del mare, senza fretta. Raggiungiamo Sur, una città marinara elegante, famosa per la costruzione dei dhow, le imbarcazioni tradizionali in legno. Nei cantieri navali ancora attivi, artigiani modellano il legno a mano, secondo tecniche secolari, senza usare chiodi metallici. Il lungomare, con il suo faro e il ponte sospeso, è perfetto per passeggiare al tramonto. A pochi chilometri da Sur, la spiaggia di Ras Al Jins è un luogo unico. Qui le tartarughe marine verdi emergono dall'acqua per deporre le uova. Un evento naturale antico e commovente, osservabile solo in silenzio e con rispetto. Da Sur ci spostiamo molto più a nord, non lontano dal confine con gli Emirati Arabi. Arriviamo a Soar. Secondo la leggenda, questa fu la città natale di Sinbad, il marinaio, ma la sua importanza è storica. Nel Medioevo fu uno dei porti commerciali più attivi dell'intera penisola. Oggi è una città moderna, ma conserva il suo forte, ristrutturato,
con un piccolo museo. Soar rappresenta un equilibrio tra passato e presente, tra tradizione e sviluppo. Dopo giorni di strade, silenzi, incontri e paesaggi, la capitale accoglie di nuovo, familiare ma diversa. Ogni luogo attraversato ha lasciato un segno. L'Oman è un paese che non cerca di stupire con effetti speciali, ti conquista piano piano, con autenticità, con sobrietà, con bellezza sincera. E quando lo lasci, capisci che ti ha cambiato, magari anche solo un po'.